Questa è la storia della mia avventura sul Jordan Trail. Puoi trovare gli altri episodi della serie cliccando sulla i in alto a destra. Passata anche la straordinaria catena montuosa che divide la riserva naturale di Dana dall'antica meraviglia della città di Petra, mi ritrovo ormai giunto oltre i 2/3 del mio viaggio e, finalmente, in compagnia della mia dolce metà. Davanti ai nostri passi ci attendono il grande canyon rosso di Ahemar, le pianure di roccia di Shakria, l'immenso deserto rosa del Wadi Rum e, meta finale di questo trekking, il Mar Rosso. E siamo ripartiti da Petra. Perché dico siamo? C'è Dave? No, Dave oggi è avanti, lo rivedremo al campo stasera. C'è Rafael? No, Rafael riparte domani. Mi ha raggiunto Sara, lo sapete tutti, perché ve ne ho parlato nei giorni scorsi, avete visto il video di Petra di ieri, dove ci siamo fermati a passare una giornata, tra virgolette, da turisti, come è giusto che sia, perché comunque è una delle 8 meraviglie del mondo antico e decisamente merita e vale la pena di essere vista con calma. Oggi sapevamo che avrebbe piovuto, quindi abbiamo un po' ritardato la partenza da Wadi Musa. Siamo entrati a Petra perché è necessario entrare per continuare il cammino e adesso ci siamo avviati verso Gamri Ebed, che dovrebbe essere il punto d'arrivo quest'oggi. Ci aspettano 5 giorni di cammino e 4 notti in tenda per arrivare al Wadi Rum. Dovrebbe essere una delle ambientazioni più belle di questo giro. Sicuramente la roccia con questi colori rende tutto molto più entusiasmante ed emozionante di quanto non sia stato almeno la parte più a nord, anche se devo dire che finora questo trekking mi ha veramente colpito e sono sicuro che anche Sara a fine del giro rimarrà piacevolmente stupita. Andiamo!
bici. La sofferenza in presa diretta. Giorno 21. Ieri è stata una cosa incredibile, ma anche l'altro ieri in realtà abbiamo visto dei panorami veramente da lasciare a bocca aperta. Ogni angolo che si girava, canyon stretti, canyon larghi, il deserto, le montagne, la roccia, il rosso, il nero, il viola, il giallo, veramente è una cosa assolutamente unica nel suo genere per una varietà così consistente e così continua. Oggi dovrebbe essere relativamente semplice, nel senso che sono 30 km, ma sono quasi tutti in piano. Dislivello del giorno 22 metri. Andremo alle rovine di Umeima a vedere un attimo come sono e da lì punteremo verso l'arco di roccia, il Jabal Kharazeh.
Dopo aver finalmente raggiunto la città di Shakriya ed aver camminato i 15 km per arrivare fino al villaggio di Rum, saliamo sul pick-up che ci porterà fino al campo tendato, dove abbiamo scelto di fermarci. Dopo una doccia, un'ottima cena e una buona dormita, l'indomani siamo pronti per ripartire. Giorno 23, ci lasciamo alle spalle Rum Village, come vedete, dopo che ieri abbiamo raggiunto una tappa relativamente veloce partendo da poco distante dal Jabal Khazareh, e siccome i chilometri si camminano tutti, stamattina ci siamo fatti riportare fino al villaggio e praticamente rifaremo a piedi gran parte di quello che ieri abbiamo fatto in fuoristrada. Poi prenderemo il deserto aperto del Wadi Rum in direzione del Wadi Waraka, che è dove ci fermeremo in tenda stasera. Sperando che non sia troppo freddo. Sperando che non sia troppo freddo, perché stanotte eravamo contenti di avere 2 belle copertone, ma abbiamo comunque 2 sacchi a pelo molto validi. Zaino oggi ultra pesante, caldo ma non caldissimissimo per fortuna. Secondo me però per metà giornata arriverà la heat wave, ma si fa. Dai che andiamo! Forse la mia stupidera è contagiosa, perché alla fine oggi siamo partiti da Rum Village alle 10:30, 9:30. Perché prima ho detto 10:30? Vabbè, siamo partiti da Rum Village alle 9:30 e abbiamo camminato, sì, andicchiando, ma comunque con gli zaini così pesanti e sulla sabbia, perché fino a poco fa camminavamo non nelle dune ma comunque su sabbia morbida, dove si procede molto più lentamente, e alle 3, cioè un quarto d'ora fa, siamo arrivati a Wadi Waraka, che è la fine, anzi appena fuori dal confine dell'area protetta del Wadi Rum, e ci sembrava di aver fatto una giornata, non dico tranquilla, ma comunque senza troppe ed eccessive difficoltà. E siccome il sole va giù alle 7, al di là del fatto che non c'era molto spazio per montare una tenda e fermarsi, ma essendo le 3 abbiamo detto vabbè, andiamo un po' avanti e vediamo dove arriviamo. Quindi per il momento abbiamo deciso di camminare un'altra oretta, vedere quanto quest'oretta ci porterà avanti sulla tappa di domani, che sarebbe 45 km ad Aqaba. Esatto, solo il futuro ce lo dirà. Acqua ce n'è, ma per fortuna siamo a posto. Vabbè.
elefanti si dondolava sopra il filo di una, e trovando la cosa interessante andarono a chiamare un altro elefante. 4 elefanti si dondolavano. Allora, aggiornamento. Giornata da metà giornata in poi super ventosa, che poteva andare bene con il caldo e il sole che non ci ha cotti. Quindi bene che ci sia stato il vento, però dalle 4 in poi ha cominciato ad essere veramente insopportabile. Domani molto probabilmente tireremo, faremo una bella spinta e arriveremo ad Aqaba un giorno prima. Andremo a fare il bagno. Esatto, se non fa troppo vento. E stasera, visto che è l'ultimo campo, visto che volevamo fare le foto con le stelle, ma fa un freddo porco, ci mangiamo le nostre buste della Leo Food in tenda. Stasera la casa offre chicken tikka masala e beef stroganoff, che sono le penne con il manzo. Faremo un po' e un po', dai. Che dirvi? Faremo poi la nanna diretti, mi sa, perché comunque la giornata è stata più lunga del previsto e ci ha cotti, però contenti e dai, andiamo avanti. Ciao! Sono contento! Sono contento! Siamo alla fine! Siamo alla fine! E c'è il mare! C'è il mare! Oh, fuck yeah! Oh god! This is so freaking nice!
670 km in 24 giorni sono tanti, soprattutto se fatti a poco meno di 3 mesi da un intervento al ginocchio. Mi guardo indietro, ripenso quasi subito a che esperienza immensa ed arricchente sia stata questo viaggio. Dopo 10 anni di sogno nel cassetto, ho avuto finalmente modo di vedere alcuni dei luoghi più interessanti che questo paese, la Giordania, abbia da offrire. Ho incontrato nuovi amici, con cui ho riso, ho pianto ed ho faticato. Ho imparato a conoscere meglio la persona che ho scelto di avere al mio fianco, condividendo assieme una passione che ci lega fin dal primo momento. Ho scoperto un luogo, il deserto, in cui non vedo l'ora di poter tornare. A presto, Giordania, sei stata davvero fantastica.